Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera. È venerdì 9 febbraio del 2024, mattino Milan, ultimo della settimana, perché poi sabato e domenica si torna in campo per Milan-Napoli. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati a tutti con un grande classico del periodo, ovvero il casting panchine, di cui parleremo tra poco. Prima di parlare del casting panchine, un po' una spolverata di Milan-Napoli, perché tutto ciò sembra... No, come c'era un No. meme che gira di conferenze stampa, tra l'altro di ex allenatori del Milan. No, la prima cosa sono i like a questo video, il pollicione all'insù, cliccate quel tasto ragazzi, ci mettete, cioè basta letteralmente che scrollate un po' più in basso il video e cliccate proprio col pollice o con l'indice sul mi piace. Per voi è una cavolata veramente, ma a noi ci supporta e ci aiuta tantissimo, molto più di quanto immaginiate. Quindi mi raccomando, fatelo, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per tutte le notifiche ai nostri contenuti, così non c'è bisogno di cercarci o di stare sempre ad aprire le applicazioni. Vi arriva la notifica, cliccate sulla notifica e aprite un nostro video. Mi raccomando, supportateci. Perfetto, direi. Come detto, iniziamo dal Napoli, ovvero da Milan-Napoli. Lea Kvara, fantasia ad alta velocità, Milan e Napoli stendono le ali, chi volava in alto torna a risalire. Pioli insegue la Juve, Mazzarri il quarto posto con la velocità degli eroi degli ultimi scudetti. Allora, vabbè, questo è un sorta il grande classico, il paragone tra Leao e Kvara, che ci ha animato per tutta la scorsa stagione e ci ha anche un po' sfracassato per la scorsa stagione. Andiamo su qualcosa di un pochino più concreto, cioè Pioli sceglie le idee con Adli e Benasser, ecco il doppio play, quindi no Musa per lo squalificato Reinders. Quindi confermato Adli e il ritorno di Isma Benasser. Dall'altra parte Mazzarri va a 3. Fa molto riflettere questa cosa, più che altro la frase sotto. Cioè? Senza Reinders per la prima volta in A ed è il 9 febbraio, cioè 'sto ragazzo Sì. non si è mai riposato Sì. praticamente. E l'ha fatto fermare il giudice sportivo, se no. Esatto, incredibile. Mazzarri va a 3, Ossigar dietro di Lorenzo Largo. Walter rivaluta il 3-4-3 e il 3-5-1-1 per un Napoli compatto, scusate, equilibrato. Non voglio dire che così il Napoli vincerà la partita e ci han fregato, però devo dire che a mio modesto avviso 3-4-3 è la cosa che potrebbe darci più fastidio per come potrebbe mettersi in campo il Napoli, più che mettersi a 4 a dietro, eccetera, eccetera. Quindi giocare con 3 centrali un po' bassi sul campo, non di altezza, anzi tutt'altro. Belli lì fermi davanti all'area di rigore, con 2 che sono alla fine dei terzini, perché Di Lorenzo a destra e Mazzocchi a sinistra non è che sono delle ali d'attacco, anzi, praticamente cosa fa? Chiude tutte le corsie esterne con un giocatore a 4 che è un terzino e il braccetto dietro. Ci Io sarà credo tanto che ingolfamento. comunque allora è una mossa secondo me giusta quella del Mm. Napoli, perché comunque piuttosto che affrontarci col 4-3-3, e mettere diciamo a specchio, e lì forse avrebbero pagato un pochino di più, provi a cambiare qualcosa. Il punto è che il Milan quest'anno nelle partite contro i 3-4-2-1, i 3-4-3 è stato a 2 facce, perché ne ha fatta una contro Atalanta, anzi un paio ti direi, contro Atalanta da mani nei capelli, soprattutto quella di campionato in cui per me, cioè, fai 2 gol e la rimetti in piedi più per grazia divina che per altro. Lì la supremazia dell'Atalanta per me era stata piuttosto evidente, però poi fa la partita contro il Monza in cui lascia quasi il possesso al Monza, la sblocca dopo pochissimi minuti tra l'altro, Mm. e fa una partita forse tra le migliori stagionali, no, fluida, cinica, con pochi passaggi arrivava in porta, cosa che invece in altre partite teniamo magari la palla molto di più,
però non riusciamo a sfondare, no, contro squadre molto più Sì. chiuse. Quindi dipenderà anche tanto dal Milan secondo me. Se il Milan farà la sua solita partita di possesso, di manovra, ecco, avvolgente, allora rischia le ripartenze del Napoli, rischia di trovare una squadra chiusa e rischia tanto. Se il Milan invece sarà un po' più furbo e lascerà magari con questo modulo qua giocare anche un pochino più il Napoli, allora per me abbiamo le nostre chance. Mi ricollego a questa pagina, guardate il taglio basso, c'è Pioli e Mazzarri per andare su Il Mattino. Non lo facciamo praticamente mai, ma insomma c'è Napoli-Milan, anzi Milan-Napoli, quindi. Anche perché si parla di casting panchina con Pioli, De Laurentiis segue anche il tecnico del Milan per la prossima stagione. Conte sempre in cima alla lista del presidente, tra gli italiani seguiti anche Italiano e Gasperini. Mazzarri e il collega hanno iniziato la carriera nelle giovanili del Bologna negli anni 90, per questa nota di costume, diciamo. Eh, Sempre che Pioli non rimanga al Milan. certo, questo è poco ma sicuro, ha un anno di contratto, quindi però credo che come scenario ci possa stare. Io mi auguro di no, ma la possibilità c'è, viste anche Cioè, le in che senso ti parole che auguri di saranno no? anche di circostanza, Mh. però comunque sia l'amministratore delegato che il supervisor, super counselor lì, chiamalo come ti pare, Zlatan. Zlatan, esatto. Chiamalo Zlatan. Sia Pioli stesso, insomma, sono voci di circostanze, perché il 9 febbraio c'è una stagione da chiudere. Mh. Però comunque la possibilità, ripeto e sottolineo, io mi auguro di no, per me i 5 gol del Sassuolo scrivono la parola fine al ciclo di Pioli al Milan l'anno Mh. scorso. Però comunque la possibilità potrebbe esserci. Nel caso, cosa che ripeto, mi auguro non dovesse essere, cioè che Pioli non sarà più l'allenatore del Milan, allora magari per il Napoli diventa una buona occasione. Ma ti direi per tutte le squadre italiane, Assolutamente. non cioè alla fine Pioli il bilancio di Pioli nel suo, diciamo, percorso al Milan è molto positivo rispetto a quello che era la sua carriera prima del Sì. Milan, Mh-mh. no, perché Sì, vince sì. un campionato, riporta la squadra in Champions League, fa una semifinale di Champions League. Questa stagione vediamo come va a finire, però il bilancio di Pioli è iper positivo per Pioli, cioè avrà tante altre chance in carriera post Milan, diciamo, no, poi ci sono anche tutti i problemi relativi agli infortuni e a tutte le criticità che abbiamo evidenziato, però credo che Pioli abbia molte possibilità, non solo Napoli, per dire anche magari la Roma o altre squadre dopo il Milan, ecco. Sì, sì. Per riaprire un ciclo, visto che, insomma, questo sembra un po' agli sgoccioli. A proposito, chi lo potrebbe andare a sostituire? Ieri è uscita questa vocina qui. La premetto, lo conosco praticamente niente, quindi non posso dare un giudizio, sarei falso a dare un giudizio su Lopetegui, quindi lo conosco veramente giusto per quei 3 risultati che ha ottenuto in carriera, ma se ti mi chiedi come gioca, cosa fa, cosa non fa, dove sbaglia, dove è bravo, eccetera, ne so veramente pochino. Quindi mi limito a riportare ciò che ha detto Matteo. Esclusivo, il Milan guarda seriamente a William Lopetegui per il futuro. L'allenatore spagnolo è uno dei più apprezzati al direttivo rossonero per le sue metodologie, competenze, capacità di sviluppare un progetto giovane e vincente. Okay. Vabbè, questo è. No, allora, tanto bravo Matteo, cioè perché dare questa notizia qua la dà lui, non la danno altri, eh. Se dovesse essere vera, cioè poi bisogna sempre arrivare a questa cosa, cioè bisogna sempre capire poi se le cose accadono, si verificano, eccetera, eccetera. Però bravo Matteo come sempre, come l'estate scorsa è stato diciamo il numero 1 sul mercato del Milan, le cose continuano così, vedo anche per quanto riguarda la panchina, quindi bravissimo lui. Magari proveremo, non lo so, ultimamente ci dà un po' buca, però proveremo ad averlo ospite
in questi giorni, insomma, magari prossimamente. Punto 2, non voglio che poi si scriva in chat: ma non vi va bene mai niente, ma voi siete No, accecati guarda, da Conte". sono neutro, non conoscendolo così bene, quindi Io un po' di Lopetegui l'ho visto ultimamente, cioè ultimamente no perché non sta allenando, però insomma, prima che venisse accantonato dai Wolves. Ehm, per quanto mi riguarda, per quello che è stato Lopetegui fino al 9 febbraio del 2024, andrei su altro. Poi, mh. così come ha fatto Pioli, così come ha fatto tanti allenatori al Milan prima di Pioli, eccetera, eccetera, può sempre arrivare uno che ha raccolto poco in carriera e poi ti fa vincere. Non sto dicendo che questa cosa non succede o non può succedere. Per me è un no, per quanto mi riguarda. Poi io andrei su altri profili, ma più che altro andrei anche su se devo prendere un Lopetegui prendo veramente piuttosto Thiago Motta, cioè o un allenatore che sta crescendo in Serie A o nel calcio italiano, ecco. Ehm, ripeto, io andrei su altri profili, però se qualità prezzo, diciamo, il nome Lopetegui, si ripartirà da Lopetegui, non lo so, ancora forse un po' presto. Io eviterei. Io mi limito a dire una cosa sul prossimo allenatore, cioè, ehm, questo è per il pensiero mio personale, come diceva Antonio. Cioè, il prossimo allenatore a me piacerebbe che fosse un allenatore col minor possibilità di aver bisogno di tempo per vincere. Non so come spiegarmi. Mh. Vorrei avere un allenatore che ha grandi possibilità di vincere subito, perché onestamente di ricominciare un progetto dove magari per 1 anno carbura, si rimette in moto e il secondo potrebbe essere già quello dove magari ti affacci per vincere, eccetera. Cioè, di ricominciare un progetto a lungo termine, ma non che vuol dire che quello che magari arriva per vincere subito non lo faccia, assolutamente. Però di ricominciare un progetto a step, no, anche perché la squadra inizia a avere un'età di 25, 26, 27 anni che sono lì per vincere ormai, non per Sì, progredire. dipenderà Certo, anche secondo me molto dalla qualcuno di giovane squadra. sì, però Possiamo anche stare qui a chiacchierare, ma se poi quest'estate uno e se dovesse essere uno, io mi auguro che sia solo uno eventualmente, non per me non dovrebbe partir nessuno, però che al massimo sia uno. Ecco, però dipende anche dalla squadra. Se quest'estate per avere quel fantomatico segno più in verde alla fine dell'anno cedi uno dei tuoi big, siam sempre qua da capo, più o meno. no, Quindi diciamo che, nei piatti della bilancia, se magari fino a qualche anno fa anch'io facevo pesare un po' di più un allenatore che ti faceva crescere tutto quanto il parco giocatori, il progetto e quant'altro, adesso faccio un pochino pesare di più qualcuno che magari mi riesce a sfruttare quello che ho e a far vincere subito, perché onestamente di essere fuori a novembre sono un po' arrivato, ma non perché insomma si debba vincere tutti gli anni, alla fine vince uno solo, ma perché insomma, non siamo più nemmeno quella squadra che arrivava sesta, settima, ottava. Siamo una squadra che penso abbia le mh. possibilità per vincere, o quantomeno per arrivare vicina alla vittoria fino al 13 di maggio. Toh. Ecco, mi piacerebbe vedere un allenatore che punta a vincere come Ma prima io faccio cosa. sempre il discorso sui giocatori, cioè io vorrei invece un allenatore che, come dici tu, punta a vincere, ma soprattutto che faccia fare un altro step a questi ragazzi. E non so, magari succede, magari diventano veramente, non puoi mai sapere prima, puoi solo basarti sul passato, però non so quanto Lopetegui possa eventualmente far fare un altro step. Perché a questi ragazzi non serve quasi uno step tecnico, Mh. sì, possiamo pensare a Theo che deve usare più il destro, Leao che deve imparare a calciare un po' meglio, per carità, però a questi ragazzi serve lo step qua.
Cioè, serve un allenatore che gli faccia fare click qui dentro, non al piede o al piede debole o alla finalizzazione. Cioè, serve un allenatore che proprio gli dia una scossa. Magari può essere Lopetegui, non lo so. Io personalmente, se chiedete a me, andrei su altri profili. Poi se dovesse arrivare Lopetegui, ci sarà Lopetegui. Lo vedremo nei prossimi mesi, tanto è il 9 di febbraio, credo che ancora per un po' se ne parlerà in maniera non così, senza prendere grandi decisioni. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Mi raccomando i like e i commenti. Vogliamo la vostra nei commenti qua sotto sul nome che è uscito da Matteo, perché di solito è credibile, quindi spesso è credibile Matteo, quindi diteci la vostra su Lopetegui e niente, leggeremo i commenti. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco perché alle 11 c'è Chiama Milan, alle 13 c'è Lancia, alle 16 c'è Pelle Rossonera con Carlo Pellegatti. Ciao!